Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di Tarocchi e Misteri faremo un'analisi esoterica del cosiddetto delitto di Perugia, avvenuto il 1° novembre 2007, in cui perse la vita Meredith Kercher. Questa lettura è dedicata alla sua memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fino ad ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra le vittime e i presunti colpevoli. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche, un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Ricordo prima di iniziare che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. E adesso partiamo con questo primo capitolo del nostro viaggio, dove parleremo della relazione tra la vittima Meredith Kercher e il killer, il possibile colpevole. Andiamo ad estrarre le nostre 5 carte, dove vedremo il passato condiviso, il legame energetico, la lezione ignorata, la visione della vittima e poi la visione del colpevole. Procediamo adesso con la nostra lettura. Invito tutti a osservare le carte, se conoscete il significato, potete anche partecipare e scoprire qualcosa in più in base alle indicazioni. Quindi tutte le intuizioni sono utili e partendo proprio dalla prima dove troviamo il 2 di spade che ci parla di un passato condiviso, in che senso? Di un rapporto che in realtà non c'era un vero e proprio rapporto, dove soprattutto questa carta in un'accezione negativa è quando si ignora o si sottovalutano alcune cose e quindi quando in realtà non è che c'era un vero e proprio trascorso o forse sì, poteva esserci una frequentazione, ma comunque non un vero e proprio rapporto di estrema fiducia o comunque di un qualcosa che ha a che fare con le emozioni e con il sentimento, visto che è una carta effettivamente di spade. Anche di incertezza, spesso indica conflitto, doppiezza, quindi un qualcosa dove magari lo stesso rapporto, la stessa relazione, può non essere totalmente coerente con la realtà, cioè da parte della vittima magari si aspettava qualcosa di diverso, magari non si aspettava, ecco, non si aspettava tutto questo.
tutto quello purtroppo che è accaduto. E troviamo la regina. Molto interessante la regina perché, anche questa ci parla di un legame un po' più energetico che ha a che fare anche con, lo stesso atteggiamento, del colpevole, dove, in pratica, essendo una carta legata alla materialità, all'attenzione, alla cura, materiale, può anche darsi che questa specie di legame energetico abbia a che fare con l'usare la propria, stabilità, economica o un qualcosa che effettivamente, può dare sicurezza, dare certezza, anche nell'interesse, nell'atteggiamento, quindi una specie di manipolazione, false attenzioni, quindi in senso lato, una specie di relazione, definiamolo in questo modo, di controllo, di attaccamento alla sicurezza. E quindi la regina ci parla di questo. L'altra carta, abbiamo sempre una carta dei denari, in questo caso il cavaliere, che, parla di qualcosa che procede lentamente, almeno questo è il suo significato principale. Ovviamente in questo ambito può avere a che fare con, sempre con questioni a livello materiale. È vero che sì, si tratta materiale e noi tendiamo a pensare che sia, di sicurezza, a livello economico, finanziario, eccetera, però ricordo che il legame terra dei denari può avere a che fare anche a livello fisico e quindi di attrazione, di coinvolgimento. Un qualcosa che forse può, diciamo, procedere senza una reale intenzione di costruzione, ma più che altro per un vantaggio, desiderato, "comodo" tra virgolette, e questo comunque mi fa pensare a quella parte dell'intimità, della fisicità, della materialità in questo senso. Poi troviamo il 7 di bastoni e qui abbiamo già una ripetizione di denari, che dico sempre in tutte le letture, le ripetizioni sia numerologiche che, anche dello stesso seme, danno un'impronta fondamentale e quindi già possiamo parlare di qualcosa, come ho già detto, di materiale, di economico, legato alla sicurezza, diciamo eccetera. Il 7 di bastoni invece, prende un'energia totalmente diversa, è fuoco e ha a che fare con, un'aggressione, un qualcosa di molto forte, quindi che è stato commesso, può darsi, visto proprio il significato di questa carta, sulla base di un ostacolo, di un disaccordo, di un equivoco, di, paura di un qualcosa, tra virgolette, oppure anche un'autoaffermazione, una specie di prova di coraggio. Mi viene in mente perché è proprio il significato della carta stessa. E vediamo l'ultimo aspetto. Almeno questa è la visione che noi possiamo intercettare principalmente da parte della vittima, quindi come diciamo una specie di aggressione di questo tipo, ovviamente impulsiva. E poi troviamo il re di denari. Come vedete va a rafforzarsi la questione della materialità e con il re, visto anche la dominanza di carte di corte, indica un qualcosa proprio legato al potere, che è vero, io sottolineo perché, tendo a essere un po' generica per dare la possibilità di, aprirsi a delle risposte che possono proprio aiutare a risolvere, a comprendere meglio cosa è successo. E visto che
si parla di potere, il potere può essere esercitato in varie modalità per varie motivazioni. Abbiamo capito che con la dominanza denari ha a che fare con il dominare la vittima e i vari aspetti anche per egoismo, volubilità, per chiusura emotiva, per autorità, per diciamo un eccesso che ovviamente è legato, come vi dicevo, proprio all'aspetto materiale. Non necessariamente economico, lo sottolineo, però ci sono alcune cose che vediamo nel corso della lettura possono avere a che fare con il potere del colpevole che in qualche modo ha esercitato per cercare di attrarre e coinvolgere la vittima, che poi alcune cose hanno a che fare purtroppo con l'azione, con un qualcosa che in realtà, almeno al momento, poi vediamo nel corso della lettura, non vedo assolutamente premeditazione, non vedo assolutamente un qualcosa di calcolato, ma un avvenimento, un fatto che era comunque inaspettato. E adesso procediamo, diciamo che in questa parte la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra vittima e colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Andiamo a scegliere le nostre carte. Troviamo la ferita originaria, l'emozione dominante e l'obiettivo inconscio. Qui andremo ad analizzare il movente nei suoi tratti che possono essere distintivi, le emozioni, i traumi, i desideri, le ossessioni. Vediamo cosa vogliono dirci. Come prima carta troviamo la regina di denari. Effettivamente l'abbiamo incontrata già nella prima fase, nel primo capitolo, e quando c'è una ripetizione in realtà può essere già significativa. In questo ambito, in questo contesto di lettura, la regina di denari ha a che fare, è vero ancora, con la materialità, con l'attaccamento, un qualcosa che può essere stato compiuto per proteggere se stessi, quindi una specie di soluzione anche alternativa ed estrema di agire per superare un ostacolo o un problema o chi blocca una specie di proposito e la sua realizzazione. Diciamo che è abbastanza particolare perché visto che appunto è una carta di protezione, di cura, di se stessi e soprattutto della materialità, del proprio benessere. Poi troviamo, quindi può essere anche una persona che è attaccata profondamente al suo status o anche all'aspetto materiale ed economico, ecco questo potrebbe essere un indizio interessante. Anche interessante è la carta della stella. Ecco, spesso associata alla speranza, ovviamente in questo caso è una speranza distorta e cioè che in qualche modo la vittima fosse una specie di ostacolo per la realizzazione di un qualcosa e quindi l'atto omicidario è visto come un passo necessario, necessario forse effettivamente
Ehm, mi viene da pensare, vista la presenza di queste carte, che comunque c'era un desiderio, c'era un'aspettativa, un qualcosa e magari è venuto meno questo sogno e questa aspettativa. Ecco, anche questo è molto interessante. Poi il 5 sottolinea la delusione. Infatti è una carta significativa di perdita, di separazione, di rimpianto e quindi l'atto compiuto quasi come per una specie di vendetta o di trauma emotivo, che possa provenire dal passato, che magari ci sia nei pregressi una ferita che in realtà non si è mai rimarginata e quindi il ripresentarsi di certe dinamiche, di certe situazioni ha intensificato questa specie di rabbia fino a portare a tutto questo. Può anche darsi, quindi questa indica proprio il sentirsi sconfitti, senza speranza, ma devo parlare anche di una rottura, di una relazione, di un atto proprio perché c'è l'impossibilità, di un atto come conseguenza perché c'è l'impossibilità di recuperare, di riparare. Molto, particolare come lettura. Ovviamente io consiglio sempre di ascoltare, le mie indicazioni, meglio ancora se conoscete i significati, però a volte non è necessario, basta lasciarsi andare alla lettura, magari anche, visivamente alle carte in uscita e quindi potete trarre, le vostre idee. Il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. E adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento e cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Partiamo adesso con questo terzo capitolo dove possiamo trovare degli indizi, degli elementi nascosti, ciò che potrebbe portare alla soluzione. In questa specie di puzzle andiamo ad estrarre 4 carte. Cosa manca? Chi lo nasconde? Dove cercare? E cosa può rivelarlo? Allora, vediamo la prima carta è il 10 di spade. Una carta fortissima come energia e come significato, perché è una carta di dolore, di conclusione, di fine, quindi ci parla di un indizio che ha a che fare con una fine. Ed ecco che, magari si è voluto porre fine a una situazione, il sentirsi senza potere, una specie di chiusura definitiva, quindi di lasciar andare, totalmente e anche la modalità di lasciarsi andare, perdere totalmente il controllo, soccombere al dolore. Poteva esserci un'ossessione, quindi porre fine a un qualcosa purtroppo in un modo totalmente, brutto, drastico effettivamente, per crearsi una nuova prospettiva, molto particolare, molto significativa come carta, un po' va a, riprendere quello che ci siamo detti precedentemente,
quindi con alcune carte che sono uscite di desiderio e speranza sfumata, di delusione, di perdita, abbiamo visto il 5 di coppe, qui abbiamo effettivamente il dolore, abbiamo un'ulteriore carta, proprio quella della morte, molto molto suggestiva, anche e soprattutto in questo contesto, e che indica il nostro indizio della carta della morte, una rottura improvvisa, e quindi anche questa va a intensificare proprio il 10 di spade, un'azione compiuta per mettere fine a una situazione. Quindi in realtà si tratta proprio di anche, direi di sottolineare questo significato. Il fatto che sia uscita anche come carta vuol dire che proprio come unica soluzione definitiva in quel momento è stata proprio la morte, appunto. Vediamo l'altra carta, è il Re di bastoni. Le carte di corte in genere hanno a che fare tanto con i comportamenti, con gli atteggiamenti, anche con alcune persone nello specifico. In questo caso il suo significato è un atteggiamento di potere, di qualcuno che agisce, per autorevolezza, per dominare qualcosa, diciamo qualcuno, quindi che può aver comunque un ruolo, o da leader effettivamente, o che si sente, dominante, e, che diciamo forse in quel momento, diciamo, pensava anche, di, poter manipolare, di poter trovare una soluzione, quindi di poter uscirne. Effettivamente sì, adesso io non mi rifaccio, a tutto quello che è successo, ovviamente in questo caso loro ci danno degli indizi su alcune caratteristiche che possono essere, dominanti anche di una figura di potere che in qualche modo, potrebbe aver gestito, le cose, in modo calcolato, sì, in un modo calcolato, in un modo determinato. Non va assolutamente a cancellare un po' quello che abbiamo detto, perché abbiamo capito nel corso della lettura, almeno questa è una mia intuizione, magari, chiedo a voi cosa, ne pensate fino a questo momento, che in realtà non si pensava di arrivare a questo, che potevano esserci, già dei pregressi o delle situazioni o delle aspettative, che si desideravano ma, sono state cancellate, e allora è stato visto in quel momento come una cosa che in realtà, è sfuggita un po' di mano, cioè è andato a prevalere proprio la sofferenza, il dolore, la delusione totale, e quindi in qualche modo si è esercitato questo tremendo potere. L'8 di denari conclude questa parte della lettura, ci parla, di lavoro. È vero, cioè mi viene in mente lavoro perché in realtà, come il suo significato principale, ha a che fare con il lavoro. Non voglio dire che, ci sia una questione professionale, o legato al lavoro stesso, può essere appunto un legame in questo senso dell'ambito, dell'ambiente lavorativo, diciamo professionale, oppure, magari, visto che ci può parlare anche di altre tipologie di indizi, può riferirsi ad alcune motivazioni, proprio come atteggiamento, come comportamento riguardo a quello che è successo, e allora quindi possiamo mettere da parte il significato lavoro e prende quell'accezione di essere completamente assorbito, di essere completamente, ossessionato
ossessionato e quindi concentrato su alcune cose senza effettivamente pensare a dove si potesse arrivare. Quindi questo secondo me sottolinea ancora il fatto che è stata una cosa totalmente improvvisa e inaspettata. Ogni indizio ha parlato, ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa. Forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato. Ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. E adesso andiamo ad estrarre le nostre 5 carte che possono aiutare a capire l'identikit del colpevole attraverso tratti della personalità, degli archetipi, delle modalità operative. Allora, vediamo il controllo, la manipolazione, la rete sociale, la copertura e poi un segnale rivelatore. Andiamo adesso a scoprire la prima carta che ci può parlare proprio del tipo di azione, di potere esercitato. Abbiamo la regina di coppe. Molto particolare e interessante questa carta, ovviamente la regina di coppe ci parla di una donna emotiva, possessiva, che usa le proprie emozioni per giustificare i suoi atti, le sue azioni, una persona vittimista, emotivamente instabile, molto intuitiva assolutamente, però che può apparire accogliente, compassionevole e probabilmente non lo è. Salta fuori come identikit nella figura celata non vuol dire necessariamente che sia che il colpevole sia una donna, può voler dire che magari sia un tratto distintivo della personalità. Poi possiamo aprirci a, varie possibilità. In un certo senso, siccome questa carta ci parla di potere, di controllo, può essere legato a un certo tipo di atteggiamento abbastanza, possessivo e che quindi chi ha agito tende a giustificare i suoi atti, violenti proprio perché emotivamente instabile e quindi per questo è vero, potete vederla come una donna, potete vederla come anche un uomo. Io identifico in senso lato come una persona, perché per mia esperienza, magari condividete anche le vostre esperienze di letture. In senso generico, quando si tratta di una persona, le carte di corte non vanno esclusivamente a dire uomo-donna, vanno a parlare di un certo tipo di atteggiamento, perché dentro di noi abbiamo tutte le energie, sia femminili sia maschile. Io la vedo in questo modo. Voi magari ditemi cosa ne pensate. È ovvio che la presenza della regina può essere molto particolare o magari non proprio chi ha agito, magari qualcuno che ha compiuto una specie di controllo, di manipolazione della persona stessa, quindi di quella che poi effettivamente ha agito, ci metto un punto interrogativo enorme, vado a dare varie possibilità, varie indicazioni proprio per cercare di tracciare il quadro completo. Il 2 di spade
è già uscito, se non sbaglio proprio nel primo capitolo, quindi anche questa ripetizione è abbastanza significativa. Ricordo che il 2 di spade indica un conflitto. In questa circostanza ci parla di, una persona che, ehm, forse in questa circostanza, ha avuto più lucidità, più freddezza, o che agisce con non direi, rigidità, però, può anche darsi che si sia mosso per ossessione, per rigidità di alcuni suoi pensieri, alcune cose e quindi sia poi esploso in una specie di, diciamo, forte aggressività in questo senso. Come vedete, magari può esser partito, tra virgolette, visto che ha a che fare con l'aggressione verbale, con un qualcosa di troppo diretto, di tagliente, allora diciamo ci può stare anche, questa indicazione. Come vedete è diverso, quindi io non voglio dire che si può trattare di 2 persone, forse chi ha agito, può darsi sia una sola, ma in qualche modo che può aver, agito perché, magari ci si sono create delle dinamiche, delle cose intorno che hanno portato a idealizzare, a sperare in qualcosa di specifico. Dico questo perché a me è rimasta impressa proprio la presenza della carta della stella e del 5 di coppe. L'otto di denari anche questa diciamo è una carta legata alla materialità, l'abbiamo visto nel corso, della nostra lettura. L'otto di denari effettivamente cosa ci sta dicendo? Che, ehm, io mi sono sentita di dire nella fase precedente, quando è saltato fuori, proprio nel capitolo della chiave mancante, la stessa carta, anche questa è una significativa, ehm, diciamo si ripresenta ad essere particolare, e non si riferisce esclusivamente al lavoro. È ovvio che, io come indicazione principale mi sono soffermata su questo, ma abbiamo tracciato anche altre possibilità. Quindi è una carta, sì, ripeto, collegata al lavoro, però essendo una carta di denari indica proprio un'azione, per un proprio tornaconto. Quindi, se non è lavoro, il, tornaconto ci parla comunque di una persona che può essere abbastanza metodica o maniacale o, forse per sua personalità, perfezionista, che, sia molto legata, alla materialità in senso lato, quindi al possesso, al dominio, al controllo, al denaro stesso. Quindi queste sono tutte indicazioni che ci possono tracciare l'identikit di una persona. Troviamo la carta dell'imperatrice. Anche qui abbiamo una carta, per così dire, femminile e questa però sottolinea proprio il tema della possessività e del controllo, quindi un forte bisogno di, dominare le persone, o le situazioni e quindi che non esita proprio ad eliminare un ostacolo, un qualcosa che non funziona come si aspetta, come vorrebbe. Ehm, che sia legato a una figura femminile, diciamo, questo non lo posso dire con certezza, quindi rimando alla massima cautela. Si può, tracciare secondo me un identikit che ha, una forte componente, diciamo, femminile, però, in realtà potrebbe essere, un uomo. Magari anche il fatto stesso che la lettura si vada a concludere con
un re di coppe può darci quell'ulteriore indizio su una persona o un uomo effettivamente che nel suo profondo nasconde comunque una forte oscurità interiore, che può usare la sua intelligenza per, manipolare gli altri, forse anche una persona repressa, ambigua, che, può addirittura nascondere le proprie emozioni per controllare, e che può apparire saggio, equilibrato, come effettivamente lo è di solito il re di coppe, però in questo caso prendendo un'accezione, visto il contesto, più diciamo negativa e che può sembrare emotivamente maturo, comprensivo, affettuoso, magari può aver utilizzato queste, strategie o far vedere, mostrare questa parte di sé e, tenere l'altra parte nascosta. Molto, molto interessante, quindi vi consiglio proprio di fermarsi, su questa parte della lettura perché io non posso dire che, si tratti di più persone. Alcune la presenza di alcune carte possono indicare questo, se non proprio un coinvolgimento di più persone, in qualche modo ci sono state delle dinamiche un po' particolari, un po', strane, però diciamo, per quanto riguarda la presenza, come dicevo, soprattutto anche del re o di alcune carte fortemente, diciamo, maschili, può trattarsi di una persona che ha comunque dei tratti, abbastanza femminili, proprio come l'abbiamo visto dalla presenza dell'imperatrice e della regina. Lascio questo grande punto interrogativo, quindi non mi esprimo nettamente su questo, lascio comunque a voi questa possibilità. Se volete ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato. Il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio della vittima e interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima!